Servirà attendere ancora fino alle prime luci della sera, ora italiana del 5 luglio, prima di considerare chiusa la parentesi di non vento alla Quebec-Saint-Malo. Il giorno 5 di navigazione sarà ancora pazienza e passione, con meno di 4 nodi di vento da nord-est, condizioni che tra la sera del 4 luglio e la notte hanno lentamente ricompattato la flotta, favorendo chi si trovava dietro, fatta eccezione per Ambrogio Beccaria, che è riuscito a mantenere una decina di miglia di distacco su tutti con la sua personale rotta. Alberto Bona e il Class 40 Ibsa navigavano il 5 luglio alle 8:30 del mattino in 12ª posizione, a 16 miglia dalla testa della gara, ma incollato nell'arco di 5 miglia di distacco con altre 10 barche davanti, effetto dell'ennesimo stop and go a rallentatore di questa prima parte della regata. Il poco vento rende schizofreniche le rotte delle imbarcazioni, frutto di decisioni estreme. Chi si trova sotto costa, chi ha scelto una rotta mediana, chi fa slalom tra le isole. Come Alberto Bona aveva predetto 2 giorni fa, l'uscita dal Golfo di Terranova e l'ingresso in oceano si sono rivelati molto più lenti, obbligando gli equipaggi a difendere la propria rotta con poche armi a disposizione. Nella giornata di ieri si sono percorse meno di 100 miglia, portando il saldo a rilevamento delle 8:30 italiane a poco più di 700 navigate e 2150 ancora da percorrere. Servirà quindi ancora la giornata per considerarsi definitivamente in oceano e poter risentire il vento arrivare per iniziare a navigare a medie degne della storia di questa regata. In serata, infatti, i modelli danno un incremento del vento fino a 12 nodi da sud-ovest, perfetti per allontanarsi anche dall'ultimo lembo di costa, l'isola canadese di Newfoundland, primo approdo alla fine del Cinquecento dei conquistatori inglesi, che chiude il Golfo di Terranova a ovest e apre all'oceano a est e a sud, dove si trovano i regatanti.